Ciao a tutti e bentornati per questo nuovo tutorial. Continuiamo a parlare di loading screen. Per chi non avesse seguito i tutorial precedenti, abbiamo già fatto un percorso, siamo arrivati al passaggio tra due livelli, quindi quello del menu e quello del gioco effettivo. Lo facciamo di solito in questa fase attraverso un timer, quindi la prima parte di questa sezione è stata dedicata appunto alla sistemazione del timer e a una schermata di start che compare una volta che il timer finisce nella sezione, diciamo, nel quadro di gioco. E oggi ci occupiamo invece della loading screen vera e propria, quindi questo video, come dicevo in quello precedente, è adatto a tutti, non solo per chi sta seguendo il percorso, ma se uno volesse fare una loading screen multiplayer, funzionale, persistente, per il proprio gioco, può guardare tranquillamente anche questo video, perché potrà essere inserito questo sistema ovviamente in qualsiasi punto in cui vogliamo far comparire appunto la nostra loading screen. Come dicevamo, la loading screen è una schermata fatta da un widget che va a interporsi, a coprire tutte le imperfezioni che si creano tra i cambi di livello, i caricamenti, gli ingressi in gioco, eccetera eccetera. Quindi per prima cosa andiamo a creare il nostro widget. Lo imposteremo un po' diversamente da come è stato impostato precedentemente lo start screen, perché lo start screen deve agire su il livello diretto senza nessun tipo di cambio di quadro, diciamo, quindi è semplicemente un widget che compare e scompare, si autodistrugge. E invece la loading screen deve essere persistente, quindi invece di essere stata creata nel game state l'andremo a creare appunto nel game instance. Come prima cosa quindi andiamo a vedere come fare, anche perché lo faremo in maniera abbastanza modulare, quindi con le scritte, i consigli che vengono dati durante il gioco che cambiano a seconda della schermata, e l'immagine che cambia a seconda della schermata. E poi più avanti vedremo anche magari un sistema per sbloccare, comprare, come si fa normalmente nei giochi, le varie schermate, vincere il trofeo in cui ti danno la schermata e andarla ad inserire. Per il momento facciamo una cosa un po' più leggera, un po' più tranquilla, ma il concetto fondamentalmente è quello. Quindi ci rechiamo nella nostra cartella widget. Abbiamo creato una cartella widget utilities che al momento tiene tutti i nostri widget un po' più generici, per esempio appunto questi che sono puramente di utilità. Possiamo fare che duplichiamo questa, anzi facciamola da zero, così chi non ha seguito il primo tutorial può seguire tranquillamente anche qui. Quindi facciamo interfaccia utente, blueprint widget, user widget, e lo soprannominiamo widget blueprint e lo chiamiamo loading screen. L'apriamo, qui all'interno avremo bisogno di qualche dato, quindi lo dovremo un pochino costruire per poi poter andare a lavorare, come dicevo, sui cambi delle scritte, eccetera eccetera, ma quello magari lo facciamo a fine video. Cerchiamo prima di impostare tutta la logica, come sempre, per non avere poi sgradevoli sorprese. La prima cosa che ci serve è un pannello canvas che ci dà le dimensioni della nostra schermata. Qui possiamo anche aggiungere un overlay, quindi un contenitore che contenga tutti i nostri dati, immagini, foto, scritte, eccetera eccetera. All'interno dell'overlay che possiamo anche chiamare direttamente loading screen, quindi il nostro contenitore loading screen, che ha una variabile, perché poi ci dovremo andare a lavorare con le animazioni, come abbiamo già visto nel primo widget, quello dello start screen. Possiamo mettere all'interno per esempio un'immagine che ci farà un pochino da background, quindi possiamo chiamarlo background. Poi andiamo a sistemare tutto, reinserisco direttamente tutte le cose che servono e basta. Poi ci servirà, potremo usare un'altra immagine, la mettiamo sempre dentro la nostra cartella loading screen, che ci può servire come nero di sfumatura.
e quindi la possiamo chiamare fade out. Questi sono tutti i componenti che ci servono per fare anche l'animazione, quindi mettiamo un attimino tutto assieme. E poi possiamo mettere la nostra immagine di sfondo, quella che comparirà e che verrà cambiata ogni volta che cambierà la schermata, quindi la nostra immagine, il nostro logo principale, che possiamo chiamare per esempio loading image. Tutto questo ovviamente andiamo a controllare che sia impostato come variabile. Possiamo aggiungere poi il nostro blocco di tasto e possiamo aggiungere anche una linea di caricamento, quindi possiamo scrivere Robber. Io vi do poi un'impostazione minima generica, poi voi fatela come vi pare, vi faccio vedere come fare una schermata di caricamento carina, ma insomma abbastanza generica. Allora andiamo a impostare intanto il nostro background, che deve prendere tutta la schermata come il fade out e come anche la nostra immagine. Nella nostra immagine ne carichiamo una delle due che abbiamo caricato nel primo tutorial. Chi non avesse seguito, abbiamo preso due immagini da internet senza stare troppo a scegliere, le abbiamo prese in maniera casuale. Ho preso immagini di due giochi differenti, non so neanche di preciso cosa siano, è giusto per fare una prova. Poi come dicevo metteteci i vostri loghi e le vostre immagini. Se volete solo fare una prova prendete appunto due immagini come ho fatto io, casuali, giusto per provare, che siano che sono 1080p 1920 x 1080, quindi un 16 noni. Qui scriviamo T come l'abbiamo chiamato loading screen, ne prendiamo una a caso, va benissimo, per esempio questo. Andiamo quindi sul la nostra cartella loading screen e ovviamente facciamo size to content in modo da poterla appunto avere la schermo intero. Loading screen lo andiamo ad ancorare su tutta la finestra in modo che non si muova. Ci rimane il nostro tasto che per il momento lo centriamo un attimo e il nostro dropper che lo andiamo a centrare anche lui un po' più in basso. Qui ci muoviamo ovviamente col padding, quindi ci mettiamo top 200 per il momento, poi come dicevo cambiamo tutto dopo. Cambiamo solo un secondo il font, cambiamo un attimino la scritta, mettiamola 35 in modo che si veda. Poi qua per risaltarlo potete, vabbè, intanto lo giustifichiamo, potete mettere un po' di bordo, cambiare il colore, insomma questo qui poi ve lo gestite come preferite. Allora, cercavo un colore che si vedesse un po' di più, facciamo il solito giallo verde e lo spostiamo magari un po' più basso, quindi top mettiamo 150. Ok, andiamo ad aggiustare solo un attimino il nostro dropper, lo aumentiamo più o meno della lunghezza del nostro, lo facciamo un attimino in maniera generica, poi vediamo. Quindi immagine, andiamo a modificare anche qui il colore e poi ce lo sistemiamo. Ok, qua abbiamo una piccolissima schermata di caricamento. Qui ovviamente possiamo anche cambiare immagine, mettere l'altra che forse è più chiara, così si vede meglio. Ok, già che ci siamo andiamo già a fare il cambio quindi delle immagini e del tasto eccetera eccetera. Ci richiamo su graph, andiamo su Event Preconstruct, usiamo questo, quindi si attiva un attimo prima che parta la schermata effettiva. Quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a cambiare i valori che vogliamo, poi vediamo le animazioni se metterle o non metterle, però per il momento andiamo a prendere il nostro tasto che lo aggiungiamo a variabile, delineiamo, compiliamo e lo possiamo andare a prendere. E qui vogliamo settare il nostro tasto, quindi tasto e lo uniamo.
Stesso vogliamo fare per la nostra immagine, quindi andiamo a prendere la loading image e la vogliamo cambiare, quindi andiamo a fare set brush from texture perché la vogliamo cambiare con delle altre immagini. Ok, siccome abbiamo detto che vogliamo che si cambino ogni schermata, dobbiamo creare una selezione automatica perché non possiamo ovviamente stare al momento a cambiarla manualmente. Quindi per farlo andiamo a prendere il dato che va inserito nella nuova impostazione del testo e scriviamo select. Come lo selezioniamo? Con un random integer in range. Ok, quindi cambierà in base a quante soluzioni abbiamo. In questo caso potremmo mettere per esempio 3 scritte, aggiungendo per esempio qua con il pin, avere 3 soluzioni diverse e quindi il numero che inseriamo qua va da 0, 1, 2, quindi da 0 a 2 e lui sceglierà a caso tra queste 3 soluzioni, cioè tra la scritta 0, la scritta 1 e la scritta 2. Qui possiamo inserire delle frasi, me le sono già scritte in modo da non perdere ulteriore tempo. Per esempio possiamo metterci che la prima volta potrebbe esserci scritto tasti di movimento, quindi clicca VAST per muovere il tuo personaggio, indicazione sugli input di gioco, per esempio schiaccia il tasto salta se vuoi arrampicarti, e ne mettiamo anche una terza. Tipo questa qua l'avevo letta per esempio da Ark, metti via le tue armi se vuoi muoverti in maniera più fluida, rapida, eccetera, eccetera. Ok, questo qua potrebbe essere per esempio la nostra soluzione momentanea per le scritte. Lo stesso facciamo per le immagini, quindi abbiamo scaricato 2 immagini, le vogliamo selezionare, quindi select. Le cambiamo anche qui in maniera randomica, quindi di conseguenza facciamo CTRL D e duplichiamo e andiamo a inserire direttamente le immagini che vogliamo, quindi T loading screen 01 e T loading screen 02. Ovviamente abbiamo solo 2 soluzioni, la soluzione 0 e la soluzione 1, quindi da 0 a 1. E adesso il gioco dovrebbe cambiare la schermata ogni volta che viene riprodotta in maniera randomica, così come le nostre scritte. Quindi abbiamo fatto un passettino in più che volevo fare alla fine, ma è stato rapido, va bene lo stesso. Abbiamo già quindi terminato il nostro widget. Adesso non ci resta che portarlo in gioco. Come abbiamo detto, la nostra loading screen dovrà essere persistente, quindi l'unico modo per far sì che sia persistente è lavorare su l'unico elemento, l'unico blueprint che abbiamo che rimane attivo dall'inizio alla fine del gioco senza mai avere disconnessioni o perdere dati. Diciamo che se andiamo a lavorare su il nostro framework e il nostro game instance dovremo avere una continuità assoluta dall'inizio alla fine del gioco. Per chi si fosse connesso adesso, ovviamente andate su la vostra classe di blueprint, da qui scegliete game instance, la nominate e ovviamente poi la dovete andare ad impostare su modifica, impostazioni progetto, mappe modalità nella classe di stanza di gioco principale. Come vedete è l'unica che possiamo mettere, non si può cambiare perché è l'unica che, come dicevo, è persistente per tutto il gioco, cioè è il gioco stesso fondamentalmente. Quindi andiamo ad aprire la nostra game instance e qui dobbiamo andare a creare il nostro widget. Proprio qui dobbiamo creare 2 funzioni, 2 custom event, uno che serve per richiamare il widget, farlo accendere sostanzialmente, e poi un custom event che invece serve per spegnerlo, perché altrimenti rimarrebbe attivo, come dicevo, per tutto il gioco. Quindi per farlo creiamo direttamente i nostri custom, quindi add custom event, CTRL D
per duplicarlo. Il primo lo possiamo chiamare loading screen, il secondo lo possiamo chiamare stop loading screen, e nel primo appunto andiamo a creare il nostro widget. Il widget che creiamo ovviamente è la nostra loading. Anche qui dobbiamo verificare che sia valido o non valido, perché se no rimane valido a vita, diciamo. Quindi is valid, e in ogni caso se poi non è valido perché magari è spento non vi funziona, e quindi nel caso fosse valido andiamo a creare anche la sua variabile di riferimento che chiamiamo loading screen widget blueprint loading screen, altrimenti non ce la prende perché c'è già qualche nome attivo. E quello che vogliamo fare ovviamente è portarlo in gioco, perché questa qua è l'attivazione della loading screen, quindi add viewport. E ovviamente nel custom sotto lo vogliamo disattivare, quindi andiamo a prendere la nostra variabile di riferimento come get, controlliamo di nuovo se è valida, perché deve ovviamente esserci per poter essere disattivata, e nel caso sia valida la dobbiamo andare a richiamare, perché potrebbe essersi spenta, perché nei passaggi di quadro, soprattutto con il seamless travel, potrebbe scomparire la viewport. La viewport purtroppo non rimane attiva come il game instance per tutto il tempo, quando cambia il quadro viene distrutta, quindi il widget è effettivamente attivo perché è nella game instance, ma rischiamo di non vederlo, quindi dovremo andarlo a richiamare. Ci sarà un piccolissimo flash bug, che quello lì purtroppo è inevitabile per questione della viewport, altrimenti dovremo andare a lavorare forse in C++ per poterlo risolvere, ma credo che col blueprint non ci sia soluzione. Ma ho notato giocando ad altri giochi, come dicevo prima appunto ad Ark, con titolo che sto utilizzando in questi giorni, che anche lì hanno quel piccolo flash. Lo noterete poi alla fine del video, perché verrà una soluzione simile. Vedrete che durante il caricamento della schermata non avrete una schermata unica fissa, ma cambieranno le scritte, cambieranno le immagini, perché fondamentalmente muore una loading screen e rinasce, quindi non muore proprio, però si spegne e viene richiamata, e in quel caso farà il nostro effetto, quindi avremo poi alla fine un effetto tipo Ark Riders sostanzialmente. Quindi se è valida la andiamo ad aggiungere, dobbiamo assolutamente richiamarla, altrimenti scomparirebbe, e poi una volta che è richiamata la dobbiamo però andare a spegnere. Ora non capirete, ma capirete dopo, perché ci sarà un momento che altrimenti avrete comunque lo stacco secco se non lo andiamo a richiamare, perché il widget verrà comunque spento e interrotto improvvisamente. Dobbiamo dare un tempo a questo widget di esistere, perché altrimenti, come dicevamo prima, essendo un sistema a cascata, farebbe stop login scheme is valid add viewport e muore il widget. Non vedreste neanche un secondo di questo widget, quindi dobbiamo dargli un tempo di vita, e lo facciamo con il delay. Possiamo farlo durare per esempio 3 secondi. E dopo 3 secondi, quindi con il widget di nuovo bene in vista, lo andiamo a spegnere. Quindi R per tirare il nodino e poi remove parent. Ok, quindi non facciamo come prima un widget auto estinguente, quindi non muore da solo, ma dobbiamo andarlo a spegnere manualmente noi, e per spegnerlo manualmente lo dovremo fare dall'interno del gioco già iniziato, in modo da far iniziare il loading screen nella
nel quadro di lobby, essere presente per tutta la sezione della transizione tra i due quadri e spegnersi ovviamente nel quadro di gameplay nel suo player controller. Quindi adesso che abbiamo i due dati per farlo comparire e per fare morire il nostro loading screen, lo dobbiamo ovviamente chiamare in gioco. Per chiamarlo in gioco facciamo come abbiamo fatto nel tutorial precedente, quindi ci avvaliamo per il momento del nostro timer, quindi lo facciamo da dentro il game state. Poi ovviamente quando faremo il menu lo faremo partire da poco prima che finisca il quadro, ok? Quindi per esempio c'è un widget che fa vedere i nostri log iniziali e poi si trasferisce alla mappa di lobby, faccio un esempio, poco prima di venire trasferito, quindi finiscono i loghi, parte la loading screen, parte il trasferimento di mappa e questo noi lo faremo ovviamente dal widget, quindi andiamo su game state, come dicevamo, all'interno del nostro time remaining. Qui, come abbiamo già visto prima, diciamo che quando il tempo finisce a 0, verifichiamo se siamo dentro il nostro menu o se siamo dentro il nostro quadro di gioco. E se siamo dentro il nostro quadro di gioco, come abbiamo già visto, alla fine del timer parte la nostra schermata che ci dice start, ok, puoi partire, mentre se siamo nel nostro menu, questo lo possiamo anche cancellare, dobbiamo andare a chiamare appunto il nostro start loading screen. Quindi per farlo andiamo su get game instance, cast game instance personalizzato e qui chiamiamo loading screen e qui dovremo avere la nostra loading screen. Facciamo subito una prova, vediamo intanto se funziona e vi faccio anche vedere perché abbiamo richiamato la nostra loading screen anche prima di ucciderla, perché come vedrete adesso al cambio di quadro, sempre che funzioni tutto, avremo l'inizio, la partenza della nostra loading screen e poi verrà troncata a metà e partirà direttamente il quadro successivo. Quindi finisce il nostro timer, viene chiamata la nostra loading screen con la scritta e la barra di caricamento, tutto questo è casuale, poi come vedete parte direttamente la partita. Ok, non abbiamo un minimo di copertura, diciamo, per la schermata nera iniziale. Quindi come lo facciamo? Andiamo su il nostro controller, prendiamo quello generico. Se ricordate all'inizio non abbiamo lavorato su singoli player controller, ma ne abbiamo creato uno generale e poi ogni player controller gestisce il proprio quadro, però prendono tutti direttive generali dal primissimo player controller, cioè il padre, e l'abbiamo creato apposta per questo, perché se dobbiamo appunto creare delle logiche comuni per tutti andiamo a lavorare direttamente alla base. Quindi questo per il momento io lo cancellerai, non ci serve più, è materiale vecchio iniziale ma l'abbiamo già superato da un pezzo, e qui dobbiamo andare a lavorare sul nostro event begin play, che è il nostro punto iniziale, primissimo punto iniziale dove poter far partire delle logiche. E vorrei richiamare qui appunto il nostro stop loading screen, però preferisco farlo con un custom event in modo da avere tutta la logica separata e non inserita a caso nel begin play, e questo qui lo possiamo chiamare semplicemente loading screen. Perché non stop loading screen? Perché come abbiamo già visto, scusate se lo ripeto, ma richiama anche l'apertura del loading screen iniziale prima di chiuderlo, quindi non è proprio uno stop, è proprio una loading screen vera e propria. Quindi qui get game instance, cast al game instance personalizzato,
per chi seguisse solo questo tutorial. Ovviamente delle cose le salto per non ripetermi troppo, vi consiglio di andarvi a vedere i tutorial precedenti, perché tanto sono corti e sono anche pochi per il momento, quindi è facile andarli a seguire, e fate intanto anche un lavoro abbastanza corretto, e seguite soprattutto tutto quello che stiamo facendo, che ci porterà ad avere un gioco poi completo in stile Call of Duty, Ark Riders, Destiny, eccetera eccetera, ma anche FIFA, PES, nel senso il menu iniziale poi va bene per qualsiasi gioco, ed è tutto multiplayer online. Ok, qui controlliamo se la nostra game instance è valida, sempre per questioni di tempistiche che non sto adesso a ripetervi, e nel caso fosse valida andiamo a chiamare la nostra stop loading screen. E andiamo a richiamare ovviamente poi il nostro custom event anche nel begin play, perché deve partire ogni volta che inizia un nuovo player controller, quindi quando cambiamo quadro viene inizializzato un nuovo player controller e lui automaticamente chiama la loading screen. Andiamo a vedere se funziona, probabilmente c'è qualche piccolo aggiustamento da fare sulle tempistiche, ma dovrebbe funzionare. Intanto lo vediamo anche con due giocatori, se funziona tutto alla perfezione. Quindi parte, come vedete ci sono due scritte diverse, ora ovviamente abbiamo beccato, ecco, ha cambiato anche l'immagine, e tutto funziona alla perfezione. Come avete visto, come vi dicevo all'inizio, a metà c'è un impercettibile cambio. In realtà un piccolo glitch, ma è talmente rapido, l'ho provato anche su Android, è ancora più rapido che non si vede lo stacco. In realtà se tu guardi proprio bene si vede forse un pelino il quadro sotto, perché carica un attimo prima che venga coperto. Questo, come dicevo, per la distruzione della viewport. Ve lo faccio un attimo rivedere. Se vedete, a un certo punto cambia la schermata dietro, cambiano anche le scritte. Questo perché muore il widget e viene riproposto, e lui ovviamente lo prende in maniera randomica e quindi cambia, non ripropone lo stesso. E come avete visto prima non succedeva, quindi vedevamo la prima loading screen e poi partiva direttamente la schermata, il quadro di gioco. Adesso invece viene interposta una seconda loading screen all'inizio del player controller nuovo, in modo che riprende e copra ancora per un attimino, per altri 3 secondi, la schermata iniziale, dove poi ovviamente potete metterci altre coperture, per esempio video di animazioni, per esempio Call of Duty che su Battle Royale ti fa vedere che arrivi con l'elicottero e ti prepari a saltare, eccetera eccetera. Quelli lì sono tutte loading screen che durano 15, 20, 30 secondi e servono per permettere a tutti di connettersi, di caricare la mappa, che è pesantissima, e non avere, diciamo, dei buchi. Allora io direi che così a occhio non abbiamo nient'altro da dire. Faccio un piccolo controllo di nuovo per vedere se ci sono delle tempistiche sbagliate, perché potrebbe comparire in contemporanea appunto la loading screen con l'ultimo secondo, ma vedo che va bene, fa 2, 1 e stacca, quindi è perfetto. Qui abbiamo questo piccolissimo glitch. E qua anche 2 1 start, ok, quindi anche le tempistiche sono buone. L'unica cosa che ho visto che rimane in sovraimpressione anche durante la schermata di caricamento le nostre info, diciamo, quindi questo qui direi che possiamo andarla a cambiare. Scusate un attimo che proviamo a sistemarlo un attimo subito e poi chiudiamo il video. Direi che andiamo su game instance e andiamo qua su add to viewport. Possiamo caricare un z order a 99, quindi lo andiamo a portare, effettivamente sopra a tutto dovrebbe andare a coprire tutto. Scrivete 100, 1000, quello che volete. Andiamo a vedere se funziona, se c'è ancora qualcosa da sistemare. Ok, è sparito, non c'è più. Vediamo anche nella seconda parte.
uguale, quindi avete visto il piccolo glitch e poi ricompare direttamente alla schermata di gioco. Direi che quindi questo percorso che abbiamo fatto sta andando bene, funziona tutto, io l'ho già testato anche su Android come vi dicevo. Ricordatevi ovviamente, se volete impacchettarlo, cosa importante perché io me la dimentico sempre, di andare su impostazioni progetto, tutte le impostazioni, qui scrivere Maps e qui aggiungere tutte le vostre mappe che volete impacchettare, perché altrimenti poi non vi funzionano durante l'impacchettamento. Detto questo, io vi saluto, non ho altro da aggiungere. Abbiamo creato una bella loading screen, come avete visto multiplayer, ed è soprattutto persistente, che è la cosa più importante. Adesso non ci rimane che andare avanti con i prossimi tutorial, quindi andare a creare effettivamente il menu vero e proprio. Diciamo che tutte le cose di logica un po' iniziali, un po' più ostiche, le abbiamo fatte. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial e iniziamo a tirare giù le schermate iniziali dei loghi, quindi ad arrivare con una successione carina verso il menu principale. Poi dal menu principale ci sposteremo alla lobby e poi magari faremo un video successivo in cui tratteremo bene tutta la lobby, e poi da lì tratteremo anche ovviamente come unire le partite multiplayer per poter giocare magari su due dispositivi differenti. E poi vedremo ancora c'è tantissimo materiale, diciamo, non abbiamo effettivamente ancora neanche toccato una volta il personaggio, quindi direi che di materiale per i prossimi video ne abbiamo. Vi saluto, grazie ancora per aver seguito. Se vi fa piacere lasciate un like, se il percorso vi è piaciuto e continuate a seguirlo, volentieri mettete anche un segui. Ogni volta che uscirà un video almeno sarete aggiornati e potrete andare avanti, anche se cercherò di caricarli a blocchi in modo da non fare video sparsi. Ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao a tutti.